Ciao, sono Roberto Fabbri e sono qui con la piccola. Giulia. Siamo qui per la nostra 56esima lezione di chitarra. In questo brano ci sono molte novità. La prima è l'introduzione di una nota nuova, che è il re della quarta corda della chitarra, che è questo qui. Esatto. Questo re adesso noi lo utilizzeremo in questo pezzo con il pollice. Esatto, vedi? Il pollice rispetto all'indice medio si muove in senso opposto e devi suonare verso l'indice. Guarda, guarda come faccio io. Ferma. Esatto. Così. Lo possiamo suonare sia con indice medio, come è nell'esercizio accanto, alternando indice medio. Alterniamo indice medio. Perfetto. Però per questo brano che si chiama Buffalo, o Buffalo, certo, Buffalo, che si chiama Buffalo, che è un brano tradizionale americano, il re lo suoneremo con il pollice. Perciò la nota re è la prima cosa. L'uso del pollice è la seconda, perché noi finora non avevamo mai utilizzato il pollice, ma sempre indice medio, va bene? Come ho detto prima, il pollice si muove verso l'indice, così, e va verso l'esterno. Un piccolo movimento rotatorio, senza muovere tutta la mano sta ferma, e si muove solo il pollice. Brava, bravissima. Benissimo. Una cosa molto importante a cui dovete porre particolare attenzione sta nel fatto che questa nota re, che va suonata con il pollice, va fermata nel momento che si suona la nota successiva, il sol, perché se no continuerebbe a suonare per tutto il brano. Se pensate, io faccio... Sentite? E continua perché è una corda a vuoto. Invece, dato che la melodia è re, sol, la, si, non deve fare armonia, si dice, cioè non devono suonare insieme più note, ma una nota per volta, questo re va fermato con il pollice stesso che l'ha suonato nel momento che si suona la nota successiva. Capito, Giulia? Vedi? Non devi fare... Devi fare... Capito? Fermare la nota re. È una cosa molto difficile, ma è molto importante che venga fatta. Poi un'altra cosa nuova è il fa diesis. Che cos'è il fa diesis? Vedi, c'è questo piccolo asterisco, anzi non è un asterisco, questo piccolo cancelletto diremo oggi, c'è un cancelletto che si mette prima di una nota, ogni volta si chiama diesis, ogni volta che c'è questo diesis prima di una nota, quella nota si suona un tasto avanti. Bravissima, quello è fa diesis, perché se dato che sta davanti alla nota del fa, questo è fa diesis. Perciò noi ora in questo pezzo abbiamo il fa diesis, ma se io quel cancelletto lo metto davanti a un'altra nota, quella nota davanti a un do, davanti a un re diventa diesis e perciò va sempre suonata un tasto avanti. Va bene? Perciò ecco, noi abbiamo visto l'uso del pollice e il fa diesis. Poi questo pezzo è un tempo di 2 semiminime, cioè 2 note in ogni battuta da un tempo. 1, 2, ok? Però, vedi, sono tutte coppie di crome in questo pezzo, perciò in ogni movimento ci vanno 2 note. Ta 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 ta, vedi? 2 crome. Perché ogni movimento è una coppia di crome. Ta 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 ta. Bene? Il tempo è in 2, però vedi, inizia con una piccola cromina, perciò inizia in levare, si dice. Questo che vuol dire? Che il primo tempo non c'è niente, sul secondo tempo, sulla prima parte del secondo tempo non c'è nulla, e poi è sulla seconda parte del secondo tempo che c'è una notina, perciò 1, un pa 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 ta, un pa 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 pa, va bene?
Perché quella nota Re è fuori? Perché l'accento più forte tu lo devi dare sul Sol. Re, Sol, La, Si, Do, Mi, Re, Si. Capito? Se no tu lo davi sul Re e facevi Re, Sol, La, Si. Invece Re, Sol, La, Si, Do, Mi, Re, Si. Mi, Re, Do. Va bene? Ok. Allora, adesso proviamo a farlo. So che l'hai studiato un pochettino perché non è semplice questo qui, è un brano un po' difficile. Perciò non vi scoraggiate se non vi viene subito, piano piano verrà. Va bene? Proviamo. Uno, un. Avanti, non ti preoccupare. Va bene, piano piano, ora bisogna studiarlo, studiarlo, studiarlo. Allora Giulia, l'hai studiato un pochettino questo pezzo? Sì. Sei stata attenta all'ultima riga, c'è una diteggiatura particolare, perché quando finisce questo brano, qui fa l'ultima parte, c'è questo Sol da prenderlo con il quarto dito, perché dopo hai un Re col terzo, vedi? Allora non bisogna prenderlo col terzo, perché sennò non faresti in tempo, perciò... 4, 2, 3, 1, 2. Ok? Va bene. Proviamo a mettere la base, vediamo un pochettino che cosa è uscito fuori. Bravissima, ti sei meritata un bel 10 e lode, veramente, perché questo era molto difficile. Cioè, ragazzi, non vi demoralizzate se non vi viene subito, però la cosa importante è che facciate come ha fatto Giulia, ossia utilizzate le dita che sono scritte nel pezzo, perché vi aiuteranno a suonarlo meglio, se no è molto difficile. Bene, cari amici, con questa è finita la lezione. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al mio canale YouTube. E attivate la campanella. Ciao! Ciao!